Ciao a tutti e benvenuti a una nuova lezione di Magiane Lichten, l'unico corso che ti farà esclamare "Ah, fellone!". Oggi impareremo ad utilizzare alcune delle parole più utili quando si vuole parlare una lingua, gli avverbi di valutazione. Se non sai cosa siano, preparati una piacevole sorpresa. Ciao! Perché piacevole sorpresa? Gli avverbi di valutazione sono parole che escono dalle nostre bocche senza che nemmeno ce ne rendiamo conto. Volete qualche esempio? Eccoli qui. Ci sono avverbi affermativi, sì, già, avverbi dubitativi, forse, e avverbi negativi, no, non. Ma come li traduciamo? In alcuni casi ce la caviamo molto facilmente, in altri un po' meno, ma ci arriviamo subito. Gli avverbi affermativi sono due: ni, che corrisponde al sì, e yev, che corrisponde a un assenso più blando, al già. L'avverbio dubitativo, forse, invece si traduce già. Infine ci sono gli avverbi negativi e, se fin qui è stato tutto lineare, come tradurremo gli avverbi negativi? In lingua monellica le parole no e non sono molto difficili da tradurre, perché esistono tre diversi gradi di negazione. Esiste innanzitutto la negazione più decisa, più secca, quel no che non ammette obiezioni. Bah! Esiste poi un secondo tipo di no, quel no medio, normale, che si traduce con oh. Esiste infine però un terzo grado di no, un no più cortese, più dolce, meno deciso e anche un pochino più formale. Attenzione però, perché questo terzo grado non lo si può utilizzare sempre, è un no molto particolare. Lo si può utilizzare se si sa costruire la frase molto bene in lingua monellica, perché sennò si rischia di andare incontro a delle incomprensioni. Infatti, la parola che si utilizza per questo terzo no è la stessa che si utilizza nel nominativo del pronome personale noi, e questa parola è me. Attenzione, non me. Questo non è un corso di barese, no, lingua monellica, la E è chiusa, quindi me. Come si utilizzano questi pronomi negativi? Pa si usa posposto, quindi se io volessi dire con un tono secco, con un tono deciso, io non l'ho visto, dirò Janamiepka pa. Invece ov si inserisce prima del pronome verbale. Il pronome verbale in questa frase è am, quindi la frase io non l'ho visto, con un tono medio, sarà Janovamiepka. Infine, questa frase può essere tradotta anche con il pronome me e anche in questo caso lo utilizziamo posposto, come avevamo fatto prima con il pronome pa. In questo caso la frase sarà quindi Janamiepka me, e possiamo tradurla con un io non so se proprio l'ho visto, ma penso di no. Me, insomma, sostituisce una supercazzola. Me si usa per lo più in frasi secondarie, per esempio nelle proposizioni finali oppure in alcune proposizioni consecutive, come nell'esempio che segue. Tanto vi si sta dedicando che questa notte non dormirà. Tamyoto aset agin pussan me. Audo, io non so se stanotte lui dormirà, è una mia supposizione, rimane sul piano teorico, quindi utilizzo come negazione me. Gli avverbi di valutazione ni, me e pa servono anche a rinforzare il pronome personale, quindi vanno a tradurre il concetto di io stesso, tu stesso, eccetera, non in senso riflessivo, bensì proprio come rinforzo, come sottolineatura del pronome personale. Andiamo a vedere come questo funziona. Riprendiamo la frase di prima, andiamo ad aggiungere il pronome personale di prima persona singolare, quindi who, io, e l'avverbio di valutazione subito dopo. Come funziona? Abbiamo queste tre frasi: who ni janamiepka, who me janamiepka, who pa janamiepka. La prima frase Uni Janamiepka significa io stesso l'ho visto, quindi vado a rinforzare il pronome personale io, hu. Le altre due frasi invece, Hume Janamiepka e Hupa Janamiepka, significano io stesso non l'ho visto. Ma come le andrò a tradurre? Perché le frasi, per carità, significano la stessa cosa, ma quello che cambia è il tono e il colore della frase. Quindi la prima delle due, quella con me, è una frase più cortese e anche più formale.
La seconda delle due invece è proprio più decisa e potrebbe essere tranquillamente introdotta con un "ma che c***o dici?". Anche per oggi è tutto. Ora che hai imparato a dire no in maniera aggressiva, puoi esprimere tutta la tua misantropia, anche in lingua monellica. Bravo! Stanco delle solite lingue? Ma già ne lichten!